Eccoci, per realizzare questo progetto ci servirà un moschettone, di questo vi lascio il link in descrizione, un uncinetto numero 2,5 e del cotone. Io uso l'Iggy di Tessiland in questa colorazione carta da zucchero. Partiamo subito. Partiamo quindi dal nostro finto cerchio magico, faccio 3 catenelle e chiudo entrando nella prima catenella fatta con una maglia bassissima, poi faccio una catenella per alzare il lavoro, entro dentro questo cerchiolino che ho fatto con le catenelle, portandomi dietro il cordino di avviamento, faccio una maglia bassa, entro di nuovo nel buchino e faccio un'altra maglia bassa. In totale dobbiamo arrivare a 6, quindi 3, 4, 5 e 6. Entro nella prima catenella che ho fatto per alzare il lavoro e faccio una maglia bassissima e ho fatto la mia base. A questo punto una catenella per alzare il lavoro e vado a fare in ogni maglia sottostante 2 maglie basse, quindi facciamo un giro di aumenti. Dobbiamo arrivare a 12, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Chiudo nella prima catenella fatta con una maglia bassissima. A questo punto semplicemente una catenella e una maglia bassa in ciascuna maglia che troviamo sotto. Praticamente la circonferenza che a noi serviva l'abbiamo raggiunta, quindi ora dobbiamo solo alzare il lavoro. Quindi continueremo a fare giri di maglie basse fino a quando non avremo un tubicino, diciamo, di circa 6 cm e mezzo. Ok, chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella, una catenella e di nuovo devono essere sempre 12, quindi 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vedete che nel frattempo il lavoro si sta alzando. Chiudo una catenella e continuo in questo modo finché vedete che pian piano si sta alzando il lavoro, finché non avrò appunto un tubo di 7 cm, 6,5 in realtà sarebbe meglio. A un certo punto verrà più comodo lavorarlo girandolo. Ricordiamoci sempre che in totale le maglie devono essere sempre 12. Quindi contate ogni giro, se no vi viene tutto storto. Una volta arrivati ai nostri 6 cm e mezzo, faccio una catenella, 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella, giro il lavoro, questa prima catenella mi vale come prima maglia bassa e di nuovo 2, 3, 4, 5,
e 6 maglie basse. Di nuovo una catenella e 1, 2, 3, 4 e 5 più la catenella che vale come una, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e di nuovo proseguiamo in questo modo fino a quando non avremo questo lembo, diciamo, di una lunghezza necessaria a fare il giro dentro al gancetto, quindi anche così dovrebbe essere abbastanza a posto. Quindi abbiamo fatto una linguetta di 2 centimetri. A questo punto taglio il codino un po' lungo, faccio la mia maglia bassissima, faccio passare il lembo appunto dentro alla mia linguetta, la richiudo e nell'angolo qua infilo il mio uncinetto, prendo il codino lungo che abbiamo lasciato e lo faccio passare in questo modo. Ora tocca al lago. Ok, ho infilato il codino nel lago e vado semplicemente a cucire questo lembo in questo modo. Ecco qua, una volta cucito ci possiamo mettere il nostro burro cacao da borsetta, è veramente comodissimo e carinissimo, poi è un'idea regalo molto facile, molto veloce. Poi appunto ci ho messo dentro il burro cacao, ma uno volendo può metterci, ad esempio secondo me un'ottima idea può essere metterci dentro i campioncini di profumo, quelli tondi, perché appunto sono quelli che di solito si tengono in borsetta d'urgenza, oppure anche ci sta benissimo un accendino o un rossetto anche più grande. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, mettete like e iscrivetevi al canale per non perdere neanche un video. Grazie e ciao!